Today we're in Moena in the Dolomites, Trentino, Italy, to see how Puzzone di Moena is made. Puzzone is considered the smelliest cheese that you can find in Italy, and that is because it's a wash rind cheese. Its rind is washed with hot water, and that triggers some bacteria that live in the cheese and give it this distinct smell. But apart from the joke, Puzzone is actually one of the most characteristic and special products of the Dolomites. This episode is the first one of my Olympics special. We're going to travel along Trentino to discover the places that are hosting the Winter Olympics in February 2026. In particular, today we are near Val di Fiemme, where cross-country skiing and ski jumping are gonna take place. And today we're gonna meet our own special athlete, if we can say so, Andrea, the owner of Caseificio Carpano. He's gonna talk us through why this cheese is so iconic here in the Dolomites. Today, Andrea is working with 800 liters of cow's milk, from which he'll get 8 wheels of puzzone, each weighing about 11 kilos. Rennet is added along with a milk starter, a culture of bacteria prepared to help acidify the milk and start fermentation. Once the curd is cut to the size of a rice kernel, it's put into molds. Qua dobbiamo sempre mantenere un po' la temperatura alta, no? Se no rischiamo che non vada avanti l'acidificazione del formaggio. E rimanere il più possibile a una temperatura fra i 38 e i 45 gradi il formaggio, fino a quando non avviene la completa acidificazione. In cheese terms, that means encouraging lactic bacteria to develop, which helps the curd set properly and builds the base for flavor later on. The cheeses are pressed for about 1 hour. During this time, they lose around 10 centimeters in height, ending up at about 30 centimeters. Sembra come se stia sudando il formaggio. Hai usato la parola giusta. The wheels then go into brine for 2 days, before being moved onto wooden planks to age for a minimum of 90 days. Wow, aiuto, è vero, stiamo intossicando. Quando è caldo è ancora peggio, se è un po' più freddo. Ah, è per questo che la temperatura è bassa. Bisognerebbe muovere La l'aria. scusa. Però muovendo l'aria cosa succede? Si secca la crosta. Ecco, qui abbiamo, lo noti dal colore e dalla rugosità, dal più fresco al più stagionato. Questi sono i più freschi, ma col tempo ci si forma questa muffetta bianca, che vedi, non è nociva e anzi aiuta anche quella alla maturazione del formaggio. Il nostro formaggio ha una tendenza della cremosità verso la crosta. Più il formaggio è stagionato, più uniformemente cremoso verso l'interno. Ah, wow. Sì, è bellissimo come il formaggio cresce intorno alla scritta praticamente. Sì, si gonfia tipo, no? Si gonfia, sì. Cioè prende vita come se lo volesse inglobare. The cheeses are washed with hot water once a week. No, in realtà è un lavoro molto semplice questo che si va a fare. Però è un lavoro che va fatto un po' con cura, è un lavoro che porta via un po' di tempo. Ed è questo che gli dà l'odore. È questo che gli dà l'odore. Nonostante sia acqua. Nonostante sia acqua, però qui tieni conto che c'è una fauna, una microfauna abbastanza importante sulla crosta di questo formaggio qui. La muffa, il battere che è presente in crosta,
che è quel battere rosso che trovi anche sul camembert o sul taleggio o sulla fontina, quello lì fa una reazione con l'ossigeno, non è che è nel formaggio, è proprio presente nell'aria, Ah, nell'ambiente. sì. Even though the cheese is literally named after its smell, puzzone means smelly in Italian, this isn't a gimmick. Washing the rind this way keeps the cheese humid and soft. The longer it ages, the softer it becomes, and the more the flavors come out. La crosta non è edibile, anche se Sì. mio nonno la mangiava. Anzi, Vabbè, lui se ripresentavi il formaggio senza crosta, non lo mangiava. Pensa che lui prendeva un formaggio, anche un formaggio qualsiasi, lo avvolgeva in uno straccio bagnato, in un canovaccio bagnato e lo metteva sopra i tubi, quelli dove passava l'acqua calda. perché gli piaceva proprio Sì, questa perché crosta. sapeva che quella muffa che si creava gli dava poi sapore, no? What if I told you that everything you've seen so far is not traditional puzzone di Moena? No, I didn't film at the wrong dairy. What you're looking at is a newer version of puzzone shaped not by taste, but by rules. Like many cheeses in the EU, puzzone di Moena is a protected name. This means that cheese has to follow a very specific set of production rules in order to carry that name. In early 2025, after a series of food safety investigations linked to raw milk cheeses, those rules were temporarily changed. To carry the protected name and be marked with the official logo we see here, milk has to be thermized, a heat treatment one step below pasteurization, used to reduce microbial activity in the milk. But cheesemakers who were used to working with raw milk didn't all agree with this change. Più la termizzazione è alta e più vai a impoverire, diciamo, il latte. Più la termizzazione è alta, più poi dovrai agire con fermenti ricreati in laboratorio per dare sapore, per dare consistenza. Il fermento diciamo, rende uguali tutti i formaggi, perché se lo usiamo, è vero che abbiamo un latte di partenza che è il top, però se ne andiamo a svilirlo con una pastorizzazione, tanto fa che lo possiamo fare anche a Milano, lo stesso formaggio, Sì, poi perdi perdi la caratteristica del formaggio di montagna. In response to the new rules, Andrea, together with cheesemaker Peter at Elmas, kept the old recipe and gave it a new name, Crudo di Moena, literally meaning Moena's raw. Per me non ha senso snaturare questo che nasce come un prodotto di tradizione, storico, sempre fatto qui. La crosta lavata, diciamo, è sempre stata una tipologia che ha fatto parte di questa zona. Non aveva senso snaturare questo prodotto qui quando ci sono 1000 altre opzioni pastorizzate, quindi si può mantenere il latte crudo, come dico, con le dovute precauzioni, quindi questo significa analisi sia sulla cagliata che sul prodotto finito e una grande comunicazione anche proprio al cliente. Elmas is a much smaller dairy, making only 4 wheels a day and working with a rare alpine cow. Ah, proprio dal ristorante. Sì, sì, è particolare. They chose a radical route, making only Crudo di Moena and stopping all puzzone production entirely. Una produzione così piccolina come la nostra che cerca di valorizzare solo il nostro latte, perché è molto poco, siamo nell'ordine dei 300 litri al giorno, quindi termizzarlo è un po', diciamo, un delitto. Ma avete alcune delle prime forme che avete prodotto? O... Allora, le prime forme sono queste qua. Le prime sono di aprile. Sì. E queste sono le forme degli ultimi giorni invece, che qua è proprio appena uscita, diciamo, dalla salamoia, sono proprio fresche fresche. Sì.
Although this might be the first time some of you are hearing the name Puzzone di Moena, the cheese is very well known in these valleys, and in cheese, big names drive big sales. Walking away from that name can have real consequences. Most Puzzone today is made in cooperatives, systems that bring together many milk producers and help with scale and sales, but make change slower and more complicated. Secondo te quale sarà la direzione? Non lo so, adesso mi sembra di capire che si possa anche tornare indietro sul discorso termizzazione. Io la vedo un po', secondo me, una volta che si fa una modifica disciplinare, tornare indietro è difficile, però non lo so, dipenderà insomma dalle norme. Sicuramente la nostra scelta è quella di proseguire col prodotto di Moena e non tornare più a produrre il puzzone. Free from the protected name and its rules, both dairies are now experimenting again. Peter is making smaller wheels and aging them for less than the official minimum, and Andrea here is letting his cheeses get, well, pretty moldy. Questo è il crudo, questo è il primo che abbiamo fatto, questo qui è di maggio. Più ti avvicini e più senti l'odore tipico di formaggio a costa lavata, ma non senti più l'ammoniaca, no? Sì, è paradossalmente. vero. Sì, l'ammoniaca è più... L'ammoniaca è nell'aria, ma non sul formaggio. Anche queste muffe che stanno sulla crosta. Esatto, queste sono muffe che non dovrebbero esserci, però non trattandoli con nessun tipo di agente chimico, di conservante, può capitare di avere queste cose qui in crosta. A alte stagionature può darsi che ti sviluppi anche un tipo di acaro, che sono degli acari, degli animaletti piccoli, che anche loro, vivendo, danno un'impronta a un tipo di formaggio. Sì. Guarda, sembrano degli hamburger, cioè vederli ma così. tu noterai anche che nello stesso lotto ci sono forme diverse, magari una che è un po' più rigida, una un po' più rilasciata, e questo lo trovi solo su un formaggio di questo genere qui, no? Questo si è appiattito un po'. 10,5. No, questo è lo stesso lotto, però vedi anche la forma, no? È già diversa. Questi due sono 134, però più o meno Si assomigliano. ok. Io che li conosco bene ti dico questi sono lo stesso lotto e questi sicuramente anche. Li giro così e poi li controllo. Allora, questo oggi non avrebbe bisogno di spugnatura, perché vedi che è un po' appiccicoso. Invece questi qui che ho già visto, questi forse sarebbero già da spugnare oggi, però li spugniamo domani. Sì. Quelli li gireremo solamente, probabilmente questo qui vedi che è asciugato un po' di più, questo lo gireremo e li andremo a togliere tutte queste muffette che vedi così. So, can you really tell the difference between these two cheeses? Let's cut some open to find out. A young puzzone, a more aged puzzone, and a crudo. Verso la crosta è più morbido, invece più nel centro è un po' più rigido, c'è questa doppia consistenza che è molto dovuta alla comunicazione che fa fare il rosso, diciamo il battere, all'interno del formaggio, fa un interscambio, poi mette delle piccole radici e fa un interscambio con l'ossigeno. Ma la cosa strana è che appena lo hai aperto, lo hai tagliato, l'odore è andato via. Cioè, io ho notato questa cosa qui, perché
è subentrato questo odore, Di diciamo, formaggio, fresco. Sì, sì. fresco del Ma formaggio. infatti se tu annusi questo senti l'odore del formaggio, non senti più, se annusi la crosta senti ancora quell'odore di Sì, calzino. vediamo. Odore di calze. Oddio. Sì, è vero. E questi fori nel formaggio sono Sì, i caratteristici? fori sono sempre delle fermentazioni queste qui la sera ci sono già, per esempio, no? Se tu vai a tagliare una forma la sera noterai già questi fori che sono delle fermentazioni lattiche, dei batteri lattici che lavorando in assenza di ossigeno producono queste bollicine, chiamiamole, nel formaggio. E ci sono già dal primo giorno, Ci sì. sono già la sera, sì. Poi con la stagionatura, tipo qui la crosta ha lavorato molto e ha fatto questa fermentazione qui. Tagliamo questo è un po' più stagionato, Questo è sempre puzzone. questo è sempre puzzone, che è quello un po' più stagionato. Questo, a differenza dell'altro, ha fatto delle fermentazioni un po' diverse, più piccoline, se guardi i buchi, rispetto a quello lì. Questo è per il tempo proprio? Ma un po' il tempo e poi, sai, essendo che è un formaggio 100% naturale, varia, cambia quasi da giorno a giorno, insomma. È stagionato due mesi più dell'altro, più di 2 mesi. Sì, ma se ti avvicini, proprio, vedi che c'ha sti buchetti qui, no? Questi buchetti piccoli piccoli. Sì. O delle lentiggini praticamente. Esatto, sì. Questo è ancora diverso, ma questo è crudo, no? Oh. Vedi questo, se noti bene, vedi questo alone in mezzo che è un po' più duro e qui Sì. cremoso. Qui si vede molto di più la differenza tra la parte cremosa e la parte centrale. Esatto. C'è anche proprio quelle occhiature sono diverse. Ma questo perché è stagionato per poco tempo? No, questo è stagionato, ha avuto una vita un po' tribolata, però secondo me ha questa cremosità qui, è tipica di un formaggio che ha lavorato anche in stagionatura, Sì, che qui vedi che il proprio centro è elastico. rimasto qua, esatto. Partiamo sempre da quello più delicato, fra virgolette, anche se non è mai delicato, è sempre Questo pezzo importante. Vengono fuori tutti i sapori. sì, nonostante la giovane età, Sì, cioè si sente proprio quel pizzico sulla lingua, che Esatto. poi è la traduzione dell'odore, giusto? esatto, è tipico di formaggi così Sì, sì. a crosta lavata, latte crudo. La consistenza, se noti, su questo formaggio, al contrario di quello che si pensa, è un po' più rigida, no? Sì, Rispetto sì, sì. Anche proprio perché è giovane e Esatto. quindi Magari pensi che un Maturato formaggio di- più giovane sia più morbido, ma in realtà
la morbidezza l'acquista poi con la stagionatura. Sì, quindi in questo caso anche, cioè, si comporta un po' come un formaggio a pasta molle. A pasta molle, Sì. esatto, tipo un brie o... Vogliamo assaggiare questo? Sì, andiamo a Ok. assaggiare il secondo, che è questo. Sempre stiamo parlando di puzzone. Allora, il bordo che hai preso tu deve essere un po' più morbido rispetto all'altro, ma vedi? Sì. Sì, se te prendi questo è il pezzo più vicino alla crosta, no? Invece se vai verso il centro non hai più quell'effetto. Sì. È molto più compatto. Sì, esatto, questo è molto più l'odore, insomma, profumo. Questo è un po' più morbido in bocca, no? Ah sì, Come consistenza, è cambiato molto. Sì, la consistenza è completamente diversa. Il sapore è lo stesso al quadrato praticamente. Però è interessante perché quella cremosità in bocca quasi fa sparire il pizzico Sì. sulla lingua, quindi molto più complesso questo qui. Ci E tu? buttiamo, Ci buttiamo sul crudo, sul crudo. che quindi dovrebbe essere Allora, in realtà molto diverso. sì, però questo qui come stagionatura diciamo che è quasi più giovane di questo qui, cioè non quasi, è più giovane. Sì. Ah, questo praticamente è molto, molto meno elastico Rispetto a agli questo altri. qui, Sì, qui sì. sì. Allora cosa può voler dire? Allora, differenza di latte probabilmente, questo qui era un latte probabilmente meno grasso, ti direi a occhio, e poi ti direi anche che forse le spugnature sono state fatte un po' meno frequenti. Ok. Però l'odore è forte. L'odore è forte, sì. Sì. Anche la consistenza forse è anche un po' più forte Sì, rispetto a questo come incredibile. sapore. Molto più forte. Questo ti avvolge tutto il palato. C'è una sensazione unica. E anche la cremosità, cioè cremoso ma molto più leggero rispetto a questo, nonostante sembri, cioè è meno elastico e sembra un pezzo più duro, insomma più difficile, ecco, da mordere. Invece è completamente diverso. Sì. Ma anche l'odore è diverso. Sì, Cioè qui senti sì. forse anche un po' di ammoniacale, forse. Sì, questo è come se fosse stato lavato molto recentemente. Cioè, mi ricorda molto di più le di stagionatura rispetto a questo. Sì. Forse perché è più giovane. Però anche l'odore è diverso. E il sapore, l'aroma, diciamo. Sì, molto più Sì. intenso. È incredibile che questo, nonostante abbia stagionato forse meno di tutti, è quello con un sapore più complesso. Sì. Thank you so much for watching. I hope you can get your hands on some puzzone di Moena. Honestly, the smell is the last thing that you should take home about this cheese. It is such a special and unique product. Let me know if where you're from in the world there is a smelly cheese that it's so smelly that it has it in the name. Stay tuned for episode 2 of my Olympics special here in Trentino, where we're gonna visit Trentino's oldest alpine hut and see some traditional alpine cuisine. Thank you so much for watching. I'll see you in my next video. Bye.